Quando si parla di Vostok, solitamente ci vengono in mente i classici orologi russi dalle linee militareggianti. Casse Tourneau, ghiere, grandi corone e quadranti con stampe colorate, raffiguranti stelle, aerei, sommergibili e carri armati. Ma la Vostok fu anche altro, e nella vasta produzione orologera di Chistopol è possibile trovare segnatempo di innegabile eleganza. Oggi vi mostro il Vostok Pattern, un meraviglioso esempio di dress watch di produzione sovietica. Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Questo elegante segnatempo è uno dei primi ad essere entrato nella mia collezione di orologi russi. Non è un modello iconico e non ho riferimenti storici o particolari aneddoti da raccontare su di lui. Semplicemente ho deciso di metterlo in collezione perché ritengo sia davvero bello. Al giorno d'oggi la funzione principale degli orologi che indossiamo è prevalentemente estetica, un accessorio da abbinare al nostro outfit a seconda delle occasioni, ma anche un oggetto che rispecchi il nostro gusto e la nostra personalità. E questo Vostok rappresenta egregiamente la tipologia del perfetto dress watch, col suo stile formale e ricercato dal chiaro aspetto retro. La produzione di questo modello risale alla seconda metà degli anni 70 e nel catalogo Vostok del 1983 era presentato in due diverse varianti cromatiche, di cassa e quadrante. La versione in cassa cromata e dial argentato, con il codice 891975, e quella con cassa e dial entrambi dorati, con il codice 893976. Possiamo quindi presumere che questo esemplare sia stato probabilmente reincassato in modo non corretto nel corso degli anni, ma non è da escludere la possibilità che sia uscito con questa configurazione direttamente dalla fabbrica. La stessa tipologia di cassa era montata su diversi altri modelli e la produzione massiva di orologi portava spesso a utilizzare le componenti disponibili in fornitura senza dare eccessiva importanza a rispettare le specifiche di catalogo. Ad ogni modo io lo preferisco in questa configurazione. Trovo che il contrasto cromatico fra dial e carrure ne esalti l'eleganza. La cassa ha un diametro, esclusa la corona, di 35 mm, con un lag to lag di 42, anse da 18 e uno spessore di appena 9 mm. Si presenta in un blocco unico con due volumi distinti. Una base con una sinuosa forma a cuscino che va a integrare le anse, sormontata da una finta lunetta che incornicia il vetro plexi leggermente bombato. La corona è protetta da un piccolo incavo nella cassa. Il dial richiama lo stile barocco degli antichi orologi da camino dei primi del Novecento. Un quadrante dorato che presenta una ricercata lavorazione ad arabeschi incisi a sbalzo. Gli indici sono rappresentati da piccoli riquadri verniciati in nero, sui quali sono stampati in bianco i numeri romani. A ore 12 vi è la scritta Vostok con la B dei caratteri cirillici. Questo ci fa capire che era un esemplare prodotto per il mercato interno. Quelli destinati all'esportazione avevano la scritta Vostok con la W. Nella parte centrale bassa notiamo il piccolo riquadro dove era indicato il numero dei rubini, ma la scritta 17 rubini non è più visibile. Sul margine basso è invece ancora visibile la scritta Sdelano BUSSR, ovvero prodotto in Unione Sovietica. Le sfere, scheletrate in stile cattedrale, sono verniciate in nero, mentre la sottile lancetta dei secondi è di colore rosso e crea un raffinato contrasto cromatico. Il fondello inox presenta il sistema di chiusura con anello di serraggio a vite, come quello utilizzato nei Komandirsky e negli Amphibia, ma in questo caso non assicura alcuna protezione all'acqua, ma come indicato nelle incisioni in cirillico riportate su di esso, gli dà una protezione antipolvere.
Notiamo anche la scritta anti-urto sul bilanciere e l'indicazione sul calibro. L'interno del fondello presenta la classica finitura a fresaggio circolare e il calibro è lo stesso utilizzato successivamente anche negli amfibia di terza generazione degli anni Ottanta, il 2409A, un solo tempo, a carica manuale con 17 rubini a 18.000 alternanze ora. In questo esemplare presenta ancora i margini dei ponti smussati, un particolare che negli anfibia non troveremo. Sul movimento sono riportati il codice del calibro e sotto il bilanciere il numero di serie dell'esemplare. Al polso l'orologio esprime tutto il suo stile retro. La raffinata lavorazione del dial e delle sfere scheletrate gli conferiscono un'eleganza eccezionale e lo spessore esiguo ci permette di indossarlo piacevolmente anche sotto il polsino di una camicia, aggiungendo quel tocco di classe al nostro outfit che non passerà di certo inosservato. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto e che troviate utili le mie informazioni. Colgo l'occasione per ringraziarvi dei commenti lusinghieri che mi lasciate e ricordandovi come sempre di iscrivervi al canale qualora ancora non lo siate, vi abbraccio e vi do appuntamento a martedì prossimo con un altro orologio russo interessante. Ciao a tutti!